Nonostante il mondo maschile porti con sé ancora oggi un alone di forza, virilità e invulnerabilità ostentata, la psicologia da anni sta parlando di una grave vulnerabilità emotiva anche per gli uomini. E il problema di fondo è che questa dimensione viene associata culturalmente allo stereotipo femminile. Quindi i maschi tendono a nasconderla con ogni mezzo. Potremmo, tanto per iniziare, domandarci perché una ragazzina poco femminile negli atteggiamenti venga comunemente etichettata come maschiaccio, termine che porta con sé un'aura di simpatia, mentre un ragazzino più sensibile della norma venga chiamato rammollito o femminuccia. La psicologia sociale ha dimostrato da anni che esiste, nella maggior parte delle culture patriarcali, una sorta di vigilanza sulla mascolinità, che inizia a essere subita sin dalla più giovane età di un bambino, portandolo a notare su se stesso e sugli altri coetanei qualsiasi devianza dalla norma di genere imposta dalla cultura di appartenenza. Una volta notata la devianza in se stesso, il ragazzino inizia ovviamente a sentirsi diverso, se non addirittura sbagliato, e per questo può mettere in atto dei comportamenti forzatamente maschili per nascondere la propria sensibilità e non essere attaccato o escluso dal gruppo. Quando la devianza viene notata in un compagno, è purtroppo frequente che venga punita dagli altri sotto forma di battute, soprannomi ironici e nel peggiore dei casi con il bullismo o con l'isolamento. Non sto parlando solo di tendenze omosessuali, ma soprattutto di una certa sensibilità che trapela, ad esempio, quando un ragazzino si mette a piangere per uno sconforto momentaneo o quando non riesce a far fronte a una prova di forza o di abilità fisica. Ricordo ad esempio che il professore di educazione fisica del liceo, quando non riuscivamo a superare una prova, cambiava il nostro nome al femminile. Mario diventava Maria, Sergio diventava Sergia e tutti invidiavamo il compagno Andrea che non aveva alcun problema con il suo nome finché il professore risolse la cosa chiamandolo principessa sul pisello. Al di là degli aneddoti di questo tipo che possono far sorridere, ma che oggi fortunatamente metterebbero in guai seri un docente, tutto questo lavorio di norme non scritte che colpivano nei fianchi i ragazzini sensibili della mia generazione, di quelle precedenti e seppur in maniera minore di quelle successive, ha portato molti uomini adulti a un rapporto non così fluido con le proprie emozioni, a cercare di nascondere agli altri e spesso a non rendersi nemmeno conto di provarle. I mantra interiori di molti maschi sono: i problemi me li devo risolvere da solo, se chiedo aiuto sono un perdente, quando il gioco si fa duro i duri entrano in gioco, non devo mostrarmi debole e altre frasi del genere. In questa puntata vediamo che effetti possono avere queste credenze nella vita reale, su noi stessi e sulle nostre relazioni. Partiamo col dire che negli anni '90 è stata avanzata da alcuni psicologi come Bugbee, Taylor e Parker la tesi che la maggior parte dei maschi, a causa dell'educazione e delle norme di genere imperanti, abbia sviluppato una lieve forma di alessitimia, ovvero siano incapaci di descrivere innanzitutto a se stessi e di conseguenza anche agli altri i propri stati d'animo. Si tratterebbe per questi studiosi di una sorta di anestesia emotiva autoindotta nel tempo, per fini adattivi, utile a rimanere in piedi in un'area di gladiatori in cui chi cade a terra e non si rialza subito è perduto. Vari spot pubblicitari del passato e scene di film come quella in cui Rambo si cuce la ferita sul bicipite con un grosso ago senza anestesia, senza battere ciglio, hanno contribuito a mantenere in vita questo circolo. Il maschio deve soffrire in silenzio e cavarsela da solo. Se ammette una sua debolezza è un perdente, se condivide i suoi grattacapi si rende vulnerabile e allora manda giù, non si apre, spesso nemmeno con gli amici più cari, dal momento che sono gli amici stessi a volte a farlo sentire inadatto con frasi che suonano come «di che ti lamenti, datti una mossa, devi essere forte» o «tira fuori le palle». Questa reticenza a chiedere aiuto o a mostrare apertamente una propria debolezza porta con sé dei risvolti molto negativi, non solo sul piano fisiologico per la quantità di cortisolo che continua ad andare in circolo quando non ce la si fa da soli, ma anche per le relazioni. Un padre di famiglia gravemente preoccupato per qualcosa, seppur ci metta le migliori intenzioni e il massimo impegno per non far trapelare il proprio stato d'animo davanti alla moglie o ai figli,
inevitabilmente verrà percepito da loro nel suo malessere e il figlio maschio in particolare imparerà una triste lezione. Il papà mi dice di parlare dei miei problemi, ma è il primo a non farlo, quindi è meglio cavarmela da solo. La figlia a sua volta capirà che i maschi bisogna lasciarli nel loro brodo, tanto non si aprono se hanno problemi e la storia si ripete. Una donna che ama davvero il suo compagno non può non rendersi conto che dietro il paravento dei "va tutto bene, non è il momento di parlarne, non preoccuparti, è tutto sotto controllo", c'è qualcosa di importante su cui lui non vuole aprirsi. Il silenzio in cui si rifugia il maschio, vittima dell'idea di mascolinità e virilità, ha tre dimensioni che interagiscono spesso tra loro. Secondo lo psicologo Michael Addis esiste un silenzio personale, quello cui ho accennato prima, ovvero il mettere a tacere le proprie emozioni tra sé e sé, impedendosi di andare a vederle, di dare loro un nome. È ancora una volta la strategia dello struzzo che può sfociare e spesso sfocia in fughe nell'alcol, nel gioco d'azzardo o nelle sostanze stupefacenti, che vengono viste come un ottimo modo per non pensarci. Un secondo silenzio è quello che Addis definisce privato, nel quale c'è la consapevolezza del proprio dolore, ma si sceglie di tenerlo solo per sé, di non condividerlo, per la solita paura di fondo di apparire non conforme al ruolo di maschio. In certi casi, quando il problema è davvero sotto controllo, può anche rivelarsi utile per non far preoccupare le persone che ci amano. Ma quando diventa una strategia reiterata che viene messa in atto anche di fronte a problemi gravi e persistenti nel tempo, è una zappa sui piedi. Forse può risultare banale, ma un uomo che sa chiedere aiuto si dimostra molto più forte ai fini del proprio benessere e di quello della famiglia di uno che si tiene dentro tutto e poi scoppia. Spesso quando chiediamo aiuto alle persone giuste, accade che loro ci aiutano volentieri e iniziamo a vedere la luce. E quando un uomo ha una famiglia, chiedere aiuto e riuscire a risolvere le cose è un atto di enorme forza di carattere, proprio per il bene della famiglia stessa. Il terzo silenzio è il silenzio pubblico, che inizia a essere abbracciato generalmente durante la fase dell'adolescenza. Prima di questo periodo, infatti, i maschi sono abbastanza immuni sia dal silenzio personale sia da quello privato. Tendono a condividere le loro paure e preoccupazioni con i genitori e con gli amici, ma dall'inizio dell'adolescenza in poi scoprire il fianco in un mondo che viene percepito come minaccioso non è più così semplice. I coetanei, infatti, tendono a ritrarsi davanti alla vulnerabilità dell'amico, poiché vulnerabilità e fragilità sono fantasmi con cui devono fare a loro volta i conti ogni giorno. Si cambia argomento, si minimizza o si ironizza sul dolore e questo crea un ambiente superficiale nel quale si condividono gusti musicali o passioni, evitando di affrontare le cose davvero importanti e convincendosi in questo modo che è meglio tenere per sé certe cose. Per le femmine è differente, ma non è il tema di questa puntata. Questa propensione al silenzio, a risolversi da soli certe cose, purtroppo può portare anche a una minimizzazione dei sintomi fisici, che a volte sono segnali di patologie importanti da adulti. Sembra che la maggior parte degli uomini a cui è stato diagnosticato un cancro alla prostata, infatti, abbia ignorato e minimizzato per mesi, se non per anni, i sintomi, tenendoseli per sé, spesso con un sentimento di vergogna vista la zona interessata. Il solo pensiero di essere violati nella propria mascolinità da un medico per la palpazione di quella ghiandola porta moltissimi maschi a un blocco emotivo tale per cui preferiscono continuare a pensare positivo e minimizzare il problema. Ancora oggi un uomo che ha subito una visita del genere dall'urologo se ne guarda bene dal condividere la cosa negli spogliatoi dei maschi, perché è un attimo che fiocchino battute pesanti su quanto gli possa essere piaciuta l'esperienza. Tornando al mantra "datti una mossa", che spesso ci viene buttato in faccia da altri maschi se condividiamo una nostra sofferenza o una nostra debolezza, penso che tutti noi uomini dovremmo darcela davvero una mossa, ma per uscire finalmente dalla gabbia paradossale della mascolinità e della virilità a tutti i costi. Essere davvero un uomo, come ho detto, è un'altra cosa, alla faccia di Rambo.